Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, ben ritrovati a tutti ragazzi. Oggi andiamo avanti finalmente con il plastico modulare che, come potete vedere, è stato smontato a moduli e portato nella mia abitazione. Questo perché, come appunto spiegato nel video precedente, ho avuto un po' di problemi a fare delle costruzioni e comunque dei rumori abbastanza fastidiosi all'interno del mio garage. Quindi ho deciso di portare il modulo a casa e continuare qui con questi lavori. Quindi in questo posto potrò fare molte cose tipo assemblamenti, incollaggi, eccetera eccetera, insomma piccoli lavori non rumorosi, mentre i tagli, diciamo, dei pezzi grossi di legno andrò a farli in officina. Detto questo, si prosegue, lo vedete alle mie spalle, andiamo avanti finalmente con questo modulo. Ci saranno appunto un susseguirsi di video pian pianino prossimamente, dove vedremo l'avanzamento di questo modulo. Sono due moduli compatti tra loro per accelerare la progressione dei lavori, in modo da cercare di finirlo al più presto possibile, anche perché vorrei consegnarlo questa primavera. Che cosa vedremo in questo video? Semplicemente l'avanzamento appunto di questo modulo, dove finalmente la parte sopraelevata comincerà a prendere la sua forma e quindi cominceremo a portare il treno della zona passeggeri a fare un po' di movimentazione. Quindi ci sarà la costruzione appunto di questa sopraelevata. Utilizzerò legno di pioppo, questa volta utilizzerò legno di pioppo da 1 centimetro. Ho fatto questa scelta per alleggerire il peso del plastico, sono modifiche che si possono tranquillamente fare, è una variante, e non utilizzerò il Vinavil per assemblare l'armamento. In tanti miei video avete visto che uso il Vinavil, è un'ottima tecnica americana che mi piace tantissimo, che uso spesso. In questo video invece userò i chiodini, che possono essere estratti o non, potete decidere di farlo. Lo faccio semplicemente per una semplificazione del lavoro ed è comunque una variante, si può tranquillamente fare questa cosa senza alcun problema. Un'altra cosa che noterete nel video: non ho usato l'eolite per fare la massicciata, ma questa volta ho usato un altro materiale che ve ne parlerò in video successivi, perché appunto è un'altra novità. Più che altro, più che novità, è una cosa che già chi mi conosce da tempo aveva già visto nei miei vecchi video, ma per voi che magari mi seguite da poco sarà sicuramente una novità. Bene ragazzi, è inutile perdersi in chiacchiere, andiamo a vedere qual è l'evoluzione di questo modulo e ci vediamo alla fine del video. Buona visione! Per prima cosa ho segnato un punto di riferimento delle mezzerie dei binari appoggiati sul modulo precedente. Poi ho fatto il disegno utilizzando le dime e ho appoggiato anche gli scambi per fare riferimento dove andare a fare i fori per il motore dello scambio. Vedete, in questo punto preciso verrà fatto il foro. Inoltre ho segnato la fine di questo modulo dove va tagliato, per creare poi l'effetto geometrico finale. Precedentemente mi sono preparato anche questi punti dove sono appunto la base di appoggio del nostro modulo. Ho preparato delle dime, ho preparato dei pezzi di legno a cui ho utilizzato della colla Vinavil, creando appunto un punto di ancoraggio. Fatto questo, li ho bloccati anche con delle viti autofilettanti utilizzando l'avvitatore e ho messo ulteriore colla anche nella base del sostegno. Ho riassemblato il tutto, ho messo ulteriore colla di rinforzo e poi sono passato anche dall'altra parte facendo la stessa cosa, utilizzando la stessa tecnica, mettendo qualche vitina in più. Una volta appoggiato ho potuto anche mettere una vite autofilettante dall'altra parte, proprio per il fatto che non avevo un modulo che si appoggiasse contro. Fatto questo, la tavola la vedete ormai già tagliata e il foro per lo scambio è stato fatto. A questo punto non mi resta altro che appoggiarlo sopra per stabilire se il tutto è ok. Ho controllato anche la bolla ed era perfetto. Ora mi sono segnato questo punto di appoggio dove, attraverso l'utilizzo di Vinavil e polistirolo, ho creato un punto di ammortizzamento del plastico. Ho appoggiato del polistirolo uno sopra l'altro per circa 3 livelli, mantenendo sempre uno strato di colla Vinavil e un pezzo di polistirolo. Dopo il terzo strato e finito di mettere la colla, ho utilizzato una tavola di eolite da 1 centimetro. A questo punto, ultimo strato di colla per poi finalmente riappoggiare il nostro modulo definitivamente. Ho utilizzato dei pesi per tenerlo fermo e ora procedo all'avvitamento con delle viti autofilettanti molto più piccole per bloccare il tutto.
Fatto questo, ho proceduto a mettere del materiale che non avete mai visto nei miei video ma che vi presenterò più avanti, che serve appunto per appoggiare i binari prima della massicciata, ma ve ne parlerò più avanti. Nel frattempo mi sono portato avanti utilizzando sempre i miei flessibili e ho cominciato a stendere tutta la parte di armamento, quindi il solito lavoro di sempre, fatta eccezione che questa volta non ho utilizzato la Vinavil per appoggiare i binari al suolo, ma ho utilizzato i chiodini che potrebbero essere anche estratti o comunque lasciati lì. Non cambia nulla, se qualcuno si stesse chiedendo il perché, è semplicemente una variante che si può tranquillamente utilizzare. Anche in questo caso ho creato un tronco con una specie di raggio R9 fatto in maniera del tutto manuale, dando molta più elasticità al raggio di curva in modo da non far deragliare i treni in corsa. Ho utilizzato il Dremel per tagliare i binari e ovviamente a ogni binario tagliato ho pulito sempre il fungo, creando sempre un effetto di perfezione come quasi fosse appunto nuovo. Questo serve a far sì che i giunti metallici non facciano fatica ad entrare. Una volta fatto questo sono arrivato all'ultimo tronco, ho appoggiato lo scambio. Come vedete questo scambio non necessita di un motore in quanto tallonabile, proprio dovuto dalla direzione di marcia. Praticamente è uno scambio sempre ed esclusivamente in uscita, quindi non richiede nessun motore. In certi punti dove mancano le traversine ho provveduto a sistemarle tagliandogli il clip e posizionandole con della colla Vinavil sotto le rotaie. A questo punto la parte di armamento è terminata, faccio un piccolo test con una carrozza Flashman per vedere il saltellio degli assali, ma il tutto era perfettamente funzionante. Bene ragazzi, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, avete visto quello che abbiamo fatto, dove siamo arrivati, è tutto testato e ora finalmente nel prossimo video andremo a praticamente cominciare a costruire quella che è la struttura del layout, è la parte che mi piace di più, diciamo, del mondo del fermodellismo. Costruiremo i muraglioni di contenimento, in più una parte di, insomma, di scarpata, di vegetazione che comincerà a prendere quota proprio appena usciti dalla stazione, ma ve ne accorgerete più avanti. In più cominceremo anche a vedere come mettere la massicciata e dove fare alcuni punti di terreno, come strutturarlo e come metterlo, ma questo lo vedremo in un prossimo video. Mi raccomando ragazzi, se vi piace questo tipo di contenuto fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Vi ricordo che non rispondo spesso ai commenti, ma più che altro ogni tanto faccio dei video dove rispondo un po' a tutti i commenti per darvi delle informazioni un po' più chiare. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina e condividete questo video dappertutto. Alla prossima, ciao ragazzi!